Manca veramente pochissimissimo a rientro a scuola e quindi in questo tutorial vi mostro come realizzare una sacca asilo, ma attenzione perché è 100% personalizzata. Per andare a realizzare la nostra sacca asilo andiamo a vedere come impostare il nostro progetto. Ovviamente se non avete una macchina da taglio, quindi se non avete Cricut Maker o Silhouette Cameo, potete comunque eseguire il taglio a mano, visto che è semplicissimo, sono in realtà poi due rettangoli. Quindi andiamo a fare clic qua sul pulsante forme e andiamo a scegliere un quadrato. Come sempre andiamo a sbloccare le proporzioni, quindi facciamo clic su questo lucchetto per trasformarlo in rettangolo. Ovviamente le dimensioni potete sceglierle voi. Io andrò a mettere una dimensione di 29,2 che è il massimo che possiamo fare con la nostra macchina da taglio Cricut Maker, per metto circa 38 cm di altezza. Ripeto, queste sono dimensioni comunque di massima e potete variarle in qualsiasi momento. Andremo poi a vedere anche come si imposta il progetto con Silhouette Studio e nel caso di Silhouette Studio, ovviamente se avete una macchina da taglio, una Silhouette Cameo Pro, potete anche fare una sacca decisamente più grande. Vi ricordo che comunque la Silhouette Cameo Pro può arrivare fino a 60 cm, quindi è un bel po' più grande della Maker. Mentre con Cameo 4 chiaramente potrete fare esattamente le stesse dimensioni di Cameo o comunque poco di più. A questo punto vado a duplicare il mio quadrato e teoricamente diciamo che il taglio della stoffa sarebbe finita qui. Eventualmente, se volete aggiungere delle parti realizzate con un pennarello lavabile, quindi delle tracce che potete comunque fare anche in un secondo momento a mano, potete comunque fare una cosa di questo genere, ve la faccio vedere. Quindi andiamo a fare clic qua sul pulsante forme, andiamo a inserire questa volta veramente un quadrato, quindi non sblocchiamo le proporzioni e lo andiamo a mettere di circa 4 cm. Facciamo così, quindi andiamo a metterne uno qui, duplichiamo nuovamente e un altro, quindi una a destra e una a sinistra in pratica. Quindi andiamo a selezionare questo quadrato, selezioniamo anche il rettangolo e facciamo allinea e poi allinea a destra. In questo modo tocca perfettamente il margine destro del nostro rettangolo. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Chiaramente in questo caso faremo allinea a sinistra, così. Ora a questo punto possiamo fare clic sul pulsante aggrega. Prima però andiamo a selezionare i due quadrati, andiamo qua dal menu operazioni e selezioniamo penna. Chiaramente qua potete mettere il colore che volete. Noi lo faremo di colore blu perché normalmente diciamo i pennarelli lavabili sono di colore blu. Quindi andiamo a selezionare questi due quadrati e il rettangolo e, come vi dicevo, andiamo a fare clic sul pulsante aggrega. È chiaro che se volete fare una cosa di questo genere vi consiglio di fare il taglio girando la stoffa al contrario, è ovvio che dipende anche da come è la stoffa. Quindi queste sono un'opzione in più, ma non è assolutamente obbligatoria. Ripeto, questi segni, così come andremo a farne poi anche due qua nella parte superiore, è possibile farli tranquillamente a mano. Ripeto, anche il taglio in realtà potete farlo a mano. È ovvio che con la Maker siete sicuri che il taglio viene preciso, mentre a mano magari, per quanto siate bravi, ovviamente non potrete mai fare un taglio con la stessa precisione. A questo punto, se vogliamo, possiamo andare per esempio a personalizzare la nostra sacca con del termovinile, oppure possiamo farlo con la ricamatrice. Sono tutte cose che ovviamente vi farò vedere comunque poi in altri tutorial. In questo caso vi mostrerò come si realizza un'applicazione semplice con il termovinile, ovviamente non con gli Infusible Ink, a meno che non utilizziate comunque della stoffa che sia 100% poliestere. Io invece andrò a utilizzare una stoffa in cotone. Quindi vado a inserire per esempio del testo, utilizzo questo font che si chiama Nederland Cracker e vado adesso a scrivere
un nome. Adesso chiaramente scrivo Stefania, comunque potete scrivere il nome della bambina o del bambino che andrà all'asilo. Potete posizionarlo un po' più verso l'alto, un po' più verso il basso, ma tanto qua siamo solo in area di progettazione, poi il posizionamento vero e proprio potrete sceglierlo in un secondo momento. Quello che però vi consiglio è di non andare troppo oltre questi quadrati, perché questi poi andremo a tagliarli manualmente con le forbici. È chiaro che volendo potete anche far fare il taglio già direttamente alla maker in questo modo. Vi farò vedere poi anche questa opzione. Comunque adesso qua ho messo il nome, appunto, che sarà il nome del bambino. Metto un altro colore giusto così per farvi capire. Chiaramente potete scegliere un altro colore anche del rettangolo. Se volete eseguire il taglio, cioè volete fare eseguire già direttamente il taglio della stoffa qui e non mettere il segno con i pennarelli, potete trasformarlo qua da menu operazioni, potete mettere taglio di base. Quindi scegliete voi un po' come impostare il vostro progetto, ma a mio avviso la cosa più importante poi è che vada a tagliarvi i due rettangoli, che come vi dicevo appunto è la cosa essenziale. Eventualmente potete farne uno normale e uno tracciato, oppure potete andare a tracciarli tutti e due per semplificarvi il lavoro. Vi faccio vedere comunque in anteprima tappetini come è poi il risultato finale, quindi vado a far clic qua sul pulsante crea. Chiaramente in questo caso vado a selezionare l'opzione sul tappetino e faccio conferma. Allora, questo qua è il taglio che andrò a fare con il termovinile, quindi facendolo con il termovinile devo abilitare l'opzione specchia. Questo è importante, se no non riuscite a trasferire il termovinile. A questo punto vado nel secondo tappetino. Ovviamente mi andrà a utilizzare un tappetino da 60 cm perché il taglio è più grande di 29,2 cm in lunghezza, perché vi ricordo che in larghezza non potete farli più grandi. Quindi questo è quello, vedete che qua c'è scritto sia penna che taglio base, mentre questo è il rettangolo normale. Ripeto, potete tagliare due volte questo eventualmente. Come materiale potete andare a impostare, ovviamente ripeto dipende comunque dalla stoffa che andate a utilizzare, comunque potete utilizzare l'impostazione cotton oppure l'impostazione poliestere. In alcuni casi io uso l'impostazione poliestere anche quando vado a tagliare il cotone perché mi trovo meglio. Se la stoffa è un pochino più spessa potete mettere l'impostazione jeans oppure Ivy Fabric Light Denim. Mi trovo qui su Silhouette Studio per fare praticamente la stessa cosa, quindi lo stesso progetto però destinato a una macchina Silhouette Cameo. Quindi la prima cosa che vi ricordo che dovete impostare su Silhouette Studio è questo, quindi andate a vedere le impostazioni della vostra pagina e soprattutto guardate qual è la macchina che andate a utilizzare. Come vi dicevo, se utilizzate Cameo 4 avete indicativamente le stesse misure consentite dalle macchine Cricut Maker, mentre se avete la possibilità, cioè la fortuna diciamo di avere una Cameo Pro, ovviamente il taglio può essere eseguito anche molto più grande. Quindi poi potete scegliere anche qual è il tappetino di trascinamento, che chiaramente utilizziamo proprio quello di Cameo Pro che è di 60 cm, anzi 61 per la precisione, e poi le dimensioni del media ovviamente vedete voi quale avete a disposizione. Indicativamente possiamo dire che se usiamo una stoffa possiamo anche metterlo di 60 cm, quindi come in questo caso ci propone la macchina, anzi Silhouette Studio, 24x24, quindi circa 60 cm x 60. Vedete che questo è l'anteprima del tappetino che è quadrato, quindi 60x60, e questo è anche il media, quindi in questo caso il media sarebbe la stoffa che andremo a ritagliare di circa 60 cm, però il taglio vero e proprio della sacca magari lo facciamo di circa 40, quindi possiamo anche farla quadrata eventualmente, tipo 40x40, oppure farla sempre rettangolare e ovviamente oltre 60 non potete andare. Comunque andate a fare un rettangolo delle dimensioni che preferite.
io in questo caso qui vado a mettere di circa 40 cm di larghezza, anzi scusate ho sbagliato, 40 di larghezza, e in questo caso mi viene 47 di altezza, quindi potrebbe andare bene così, altrimenti sblocchiamo le proporzioni e mettiamolo tipo di 50 di altezza. Ora a questo punto andiamo a prendere un altro, questa volta un quadrato, e come vi dicevo andate a fare sempre circa 4 cm, fatelo di 4 x 4, quindi così, ovviamente molto più piccolo come proporzione. Andiamo a metterlo, questo è un fattore importante, andiamo a metterlo qui di un altro colore, quindi andiamo nel pannello stile linea, andiamo qua, vedete che ci sono tutte queste righette colorate, mettiamolo di colore blu. Ora a questo punto possiamo duplicare, quindi utilizziamo questo pulsantino che c'è qua in alto e andiamo a duplicare e posizioniamolo qui. Anche in questo caso potete fare l'allineamento, quindi l'allineamento preciso con il rettangolo. Per allineare dovete selezionare il quadrato, selezionare il rettangolo principale e andate qua. Vedete che qui andate a fare l'allineamento a sinistra e quindi lo fa in questo modo. Mentre se vado a selezionare questo vado a fare l'allineamento a destra, così. È chiaro che potete fare anche l'allineamento sotto, quindi fate l'allineamento in basso, e la stessa cosa potete fare anche con l'altro se volete fare proprio un allineamento precisissimo. Con Silhouette Studio non dobbiamo fare aggrega o cose di questo genere. Nel frattempo possiamo andare a inserire anche un font, quindi una scritta, come abbiamo fatto prima su Cricut Design Space. Quindi vado a inserire il cursore qua, anche in questo caso scrivo Stefania e ingrandisco un pochino. I font potete andarli a scegliere da qua, quindi potete scegliere il font che vi piace di più. Adesso ovviamente io ne vado a mettere uno a caso, per esempio metto un Brush, ecco qua, e lo vado a inserire. Vi ricordo che non deve essere troppo ravvicinato ai due quadratini, quindi diminuisco un pochino le dimensioni. Questo andrò a tagliarlo con il mio termovinile. Vado a mettere un altro colore, questo, e anche qui su riempimento vado a mettere un altro colore. Ora come sempre posso andare a duplicare, quindi lo sposto un attimo qua. A questo punto una delle cose più importanti per duplicare è andare a selezionare tutto con il mouse e far clic qua su questo pulsantino che si chiama duplica. Ora andiamo a rimettere la scritta centrale, andiamo a metterla per così dire in area di taglio e andiamo a far clic qua sul pulsante invia. Ora, una cosa importante, normalmente noi siamo qua sulla tab semplice, andiamo qui sulla tab linea. Vedete che sulla tab linea vediamo tutti i colori, quindi noi possiamo dare un'impostazione di taglio diversa a seconda del tipo di colore, ed ecco perché io sono andata a fare questo, quindi questi qui di colore blu. Per cui vado qua sul colore blu, vado a mettere, per esempio scrivo cotone. Vedete che se scrivo cotone c'è tela in cotone stampabile, tessuto di cotone stampabile oppure tessuto sottile. Io metto tela in cotone, e qua però io vado a mettere schizzo. Invece qua sopra, che vedete è la parte rossa, quindi il mio rettangolo, diciamo così, metto sempre di nuovo, riscrivo di nuovo cotone e quindi metto di nuovo tela in cotone, però metto taglia. Mentre questo qua ovviamente dipende anche qua se la scritta la fate in termovinile e che tipo di termovinile. Mettiamo per esempio termoadesivo glitterato e anche qua vado a mettere l'opzione taglia. Quindi questo è importante. Adesso alcune funzioni non ce l'ho a disposizione perché non ho collegato la macchina in questo momento, però era giusto per farvi capire che potete utilizzare anche questa opzione linea che avete sicuramente visto anche nei corsi.
Quindi a questo punto andiamo a tagliare e andiamo a vedere come assemblare questa sacca asilo. Ed eccole qua, queste sono le due parti che ho appena tagliato con la macchina da taglio. Come vi dicevo, potete tagliarle con la Maker oppure con Silhouette Cameo. Ovviamente potete utilizzare sia Silhouette Cameo 4 che Silhouette Cameo Pro. È chiaro che con la Pro potete fare tagli più grandi. Vi faccio notare che qua ho fatto fare dalla macchina la traccia con il pennarello, quello proprio di Cricut, che serve, cioè un pennarello di quelli appunto che serve per fare le tracce di cucito, e sono quelli lavabili. Lo potete fare sia da una parte che dall'altra, quindi vedete che da questa parte è nel retro e dall'altra è davanti, dipende come la stoffa. Se la stoffa è sottile potete farlo anche sul davanti, altrimenti vi consiglio di farlo nel retro. Ora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è prendere una misura, cioè dal margine superiore dobbiamo prendere circa 3 cm. Adesso vi faccio anche vedere. È chiaro che anche questo potete, anche per queste cose potete fare la traccia dalla macchina. Io però voglio farvi vedere tutte e due le possibilità, quindi questo è stato tracciato dalla macchina mentre qua sopra lo facciamo a mano. La prima cosa che dovete fare, come ben sapete, quando si tratta di realizzare delle cose di cucito che devono essere risvoltate, è andare a mettere la stoffa dritto contro dritto, quindi in questo modo qua. Ovviamente metteteli con precisione e adesso andiamo a prendere la misura con il pennarello. In questo caso uso il pennarello di Prima, ma potete anche utilizzare il pennarello di Cricut. Allora andiamo a prendere la prima misura, quindi facciamo semplicemente un piccolo segno qua a 3 cm. Il secondo invece potete farlo nuovamente a 3 cm, quindi spostatevi con il righello, oppure a 2,5, ma non vi consiglio di andare al di sotto di questa misura, quindi io qua lo faccio a 2,5. Quindi rifacciamo la stessa cosa anche dall'altra parte, prendiamo 3 cm così e poi spostiamo il righello e andiamo a prenderlo a 2,5. A questo punto possiamo procedere con la cucitura, comunque la prima parte della cucitura. Potete utilizzare la Necchi HP04, l'avete vista in diversi tutorial. Io in questo caso utilizzerò la Necchi Creator C35. Come ben sapete è una macchina da cucire che va bene principalmente per andare a eseguire cucitura di tessuti spessi, come per esempio il feltro, ma il feltro anche risvoltato più volte, nel senso che si ottiene comunque un certo tipo di spessore. In questo caso vado comunque a cucire una stoffa leggera, ve lo faccio vedere proprio perché spesso mi chiedete: ma con la C35 posso fare diciamo i prodotti, le varie creazioni normali, quindi con stoffe sottili? Assolutamente sì, vi faccio vedere anche il risultato, ma soprattutto vi dico una cosa: ha una stabilità eccezionale questa macchina, proprio perché è in grado di cucire anche su tessuti spessi. Eccola qui, questa è la Necchi Creator C35, l'avete vista sicuramente in tanti video di TikTok e come vi dicevo la sua caratteristica principale è quella di poter andare a cucire su tessuti molto spessi. Ha effettivamente una stabilità eccezionale, ma e questa stabilità in realtà si vede comunque anche sui tessuti leggeri, almeno io mi trovo veramente benissimo. Qua ovviamente, come in tutte le macchine da cucire, potete andare a vedere quali sono i punti che potete selezionare e qua sopra avete la possibilità di modificare la larghezza, la lunghezza del punto e la tensione del filo. Quindi prima di passare con la cucitura andremo a mettere un punto dritto, che è questo qua, quindi il primo. Prima di passare alla cucitura andiamo a fare ancora una piccola cosina. Allora allineiamo molto bene le due stoffe in questo modo, poi prendiamo le forbici e andiamo a tagliare qui, quindi in corrispondenza di questo quadratino. Ripeto, potete fare il taglio, farlo fare anche dalla macchina, ma diciamo che qua non è che dovete essere di una precisione super. Allora vedete, questo è il risultato che dovete ottenere, quindi con i tagli di qua e di qua. Possiamo andare a bloccare il lavoro con queste pinzettine,
oppure con questi spilli. Vi ricordo che tutte queste cosine, quindi forbici, pinzettine e spilli, fanno parte del kit di Primlove, esattamente. Quindi possiamo andare a mettere gli spilli per bloccare tutto il lavoro. Una volta bloccato con tutti gli spilli, andiamo a cucire tutto qua, quindi tutto il lato destro e tutto il lato sinistro. Però attenzione, vi ricordate che qua avevamo fatto questi due segnettini qua, quindi ce n'è uno a 3 cm e uno dopo 2 cm e mezzo. Allora voi dovete fare la prima parte di cucitura fino qua, saltate praticamente dalla ve lo faccio vedere un pochino da vicino, se no forse non si capisce. Vedete che qua ci sono questi due segnetti, ecco, cucite fino qua al primo segnetto, poi qua praticamente non cucite e ripartite dal secondo segnetto e andate giù tutto lungo la stoffa. Fate la stessa identica cosa anche dalla parte opposta. Ovviamente qua sopra adesso non andiamo a cucire, ma cuciamo qua sotto tutta la parte qua. Una volta terminata la cucitura vi faccio anche vedere che precisione incredibile della cucitura di questa macchina. Comunque una volta terminata cosa dovete fare? Dovete andare nella parte qua sotto e dovete semplicemente aprire in questo modo, quindi fate così, vedete prima era in questo modo qua, quindi diciamo tutta la stoffa piatta in questo modo. Se voi l'aprite e fate una cosa di questo genere, dovete andare a fare combaciare così queste due parti in questo modo qua. Ora una volta che le avete fatte combaciare potete eventualmente mettere gli spilli o le pinzette, vedete voi cosa preferite, e andiamo a bloccare qui in questo modo. Chiaramente andremo a fare adesso la cucitura tutto qua, quindi su questo bordino così, quindi la cucitura andrà fatta da questa parte. Questo è indicativamente il risultato che dovete ottenere, quindi la cucitura dovete averla fatta qua. Ora occupiamoci della parte superiore. Come probabilmente vi ricorderete, abbiamo lasciato questo spazietto qui, quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a piegare qua dal margine superiore in questo modo. Allora, prima di tutto sia da una parte che dall'altra, ma dovete andare a piegare fino al primo segno. Quindi vi faccio vedere, dobbiamo andare a piegare, vedete qua c'è il primo segnetto qui, pieghiamo la stoffa in questo modo. Dopo averla piegata così dobbiamo fare una seconda piegatura e arrivare al secondo segno, quindi lo risvoltiamo, anzi lo pieghiamo, perché lo risvoltiamo nuovamente fino a ottenere un bordino di questo genere. Questo bordino ci consentirà di far passare il nostro cordino. Io andrò a utilizzare un cordino di questo genere, questo è un cordino glitterato, vi ho fatto vedere un video su TikTok quando sono andata ad acquistarlo. Quindi ricapitolando, allora avete la sacca in questo modo, dovete piegare così. Quindi la prima piegatura la dovete fare al primo segno che abbiamo fatto, che è questo. La seconda al secondo segno, quindi prima così e poi così, in questo modo. Per fare un lavoro migliore vi consiglio di utilizzare la mini pressa di Cricut, quindi fate semplicemente una cosa di questo genere in modo che anche la cucitura poi sia facilitata, ma soprattutto riusciate a tenere bene il bordino in posizione. Quindi fatelo prima da una parte e poi fate la stessa cosa anche dall'altra. Ora praticamente l'ultima cucitura andiamo a farla qui sotto, in modo da lasciare lo spazio interno, come vi dicevo, per andare a inserire il cordoncino, chiaramente non chiusa la sacca, ma con la sacca aperta cucite tutto il mondo intorno. Allora, questa è l'ultima cucitura che siamo andati a fare, quindi il bordino.
vi consiglio di lasciare leggermente, vedete che qua su quest'ultimo pezzettino non l'ho fatto la cucitura per poter andare a inserire bene il nastro. Quindi risvoltiamo il tutto al contrario. Questo chiaramente, essendo una sacca, è abbastanza semplice da risvoltare. Vedete come vengono gli angoli qua? Guardate anche come viene il fondo. Si può fare anche senza andare a realizzare gli angoli così, però secondo me è un pochino più bello il fondo, ve lo faccio vedere bene, realizzato in questo modo. Ora qua a questo punto noi abbiamo il bordino qui dove andare a inserire questo tipo di cordino. Per inserirlo possiamo utilizzare un passanastro per esempio, oppure una spilla da balia. Inseriamo quindi la spilla, poi a seconda del cordino che avete potete inserire la spilla da balia in modi diversi, e andiamo a inserirla qui all'interno, vedete, dove appunto c'è questo foro che è rimasto dalla cucitura precedente. Ora lo inserite così, vedete, quindi tirate così in modo che il cordoncino possa passare dalla parte opposta. Una volta che esce il vostro cordino attraverso la spilla da balia potete fare due cose. La prima è quello di lasciarlo in questo modo, quindi andiamo poi a tagliarlo, gli facciamo un nodino e poi ovviamente la sacca si chiuderà in questo modo qua. Però se volete una chiusura migliore potete fare entrare due di cordini, vi faccio vedere anche come. Quindi a questo punto cosa facciamo? Andiamo a tagliare qua e andiamo a inserire nuovamente un altro cordino. Quindi riprendiamo di nuovo il nostro cordino con la spilla da balia, questa volta andiamo a inserirlo qui, sempre ovviamente nel foro che abbiamo a disposizione, e lo facciamo passare nuovamente all'interno della guida. È chiaro che se state utilizzando un cordino come il mio, che comunque è grande, farete un pochino di fatica inizialmente a farlo passare. Ed ecco qua, mettendone due, vedete che avete i cordini sia da una parte che dall'altra in questo modo. Quindi andiamo a tagliare i cordini che siano più o meno della stessa lunghezza da entrambe le parti, quindi andiamo a tagliarli così. Chiaramente andiamo a togliere anche la spilla qua, la balia o ripeto il passanastro. Ora dobbiamo andare a fare semplicemente dei nodini qua. Questo cordino è abbastanza come dire rigido, ecco, rispetto ad altri cordini. E facciamo la stessa cosa anche dalla parte opposta, quindi così vedete che la sacca piano piano si chiude, si stringe. Il risultato è già molto carino. Chiaramente se volete potete anche andare a utilizzare dei coprinodo di questo genere che si mettono in pratica così. Questi sono leggermente più piccoli rispetto al cordino che ho io, comunque l'ideale è andarle a inserire. Poi infine andiamo a mettere la scritta, chiaramente quella che siamo andati a fare. Potete utilizzare qualsiasi tipo di termovinile, io uso questo. Probabilmente non vedrete benissimo in questo momento perché questo tipo di termovinile, vi faccio anche vedere qual è questo qua, è un termovinile di Cricut. So che molti di voi hanno avuto lo stesso problema, ovvero che quando si spellicola rimane tutto il colore intorno, normalmente non dovrebbe rimanere. Diciamo che in linea di massima questo colore non viene trasferito, però vi consiglio di fare molta attenzione che non vi venga trasferito, altrimenti non è il massimo. Quindi magari tagliate il più possibile anche intorno al liner. Con la mini press e la seconda tacca andiamo a trasferire il termovinile. Cercate di mantenerlo il più possibile fermo su ogni singola zona, la zona ovviamente coperta dalla mini pressa. Ricordatevi che i tempi di trasferimento medio si girano intorno ai 30 secondi, quindi teoricamente dovreste stare fermi per questo tempo. Il liner invece va sempre rimosso a freddo. Una volta trasferito proviamo a vedere se togliendo questo liner è tutto a posto. Per fortuna vedete che questo pezzo colorato è rimasto lì. Ed ecco qua, guardate quanto è carina questa scritta, la faccio vedere anche un pochino più da vicino. Ora la nostra sacca praticamente è pronta. Ovviamente quando volete andare a chiuderla la potete anche chiudere tirando tutti e due
insieme. Ed ecco qua, guardate quanto è carina, guardatela qui tutta intera. Vedete che è carinissima. Io adesso l'ho fatta piccolina, ripeto, perché l'ho fatta larga 29,2 cm, però voi potete farla anche molto più grande. Ovviamente è una sacca asilo, quindi dipende anche cosa dovete metterci all'interno, però potete personalizzarla anche in vari modi diversi. Io adesso ho scritto solo il nome, ma potete scrivere anche la classe e qualsiasi altra cosa. Spero che il tutorial vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo che potete utilizzare tutti i codici sconto che trovate in descrizione, che potete iscrivervi al canale YouTube MyCricut, al sito internet www.mycricut.it, alla piattaforma corsi mycricut.it/corsi Cricut, e soprattutto potete acquistare file digitali su mycricut.it/negozio. E infine vi ricordo che ci sono dei corsi, se volete avviare un'attività, che vi insegnano come guadagnare con il vostro plotter da taglio. Andate su Patreon al profilo Stefania Del Principe.